Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Ditemi una cosa, quante volte vi è capitato di sentire le espressioni per esempio e ad esempio? Fatemi indovinare, innumerevoli volte? Ecco, anche a noi. Ed è per questo che abbiamo deciso di parlarvi proprio delle 10 alternative alle espressioni per esempio o ad esempio. Insomma, tutte quelle espressioni che potete utilizzare quando dovete introdurre un esempio nei vostri discorsi. Siete pronti? Iniziamo. Per esempio e ad esempio vengono utilizzati in italiano per introdurre appunto degli esempi. Ossia, quando vogliamo fornire delle prove, riportare eventi realmente accaduti per sostenere una determinata teoria. La torta di carote è uno dei dolci più semplici da preparare. Io, per esempio, la preparo tutte le domeniche e ci metto davvero pochissimo tempo. Oppure quando vogliamo suggerire dei modi per mettere in atto un determinato concetto o una certa idea. A mio parere, potremmo attuare la nuova strategia in tutte le situazioni adatte. Ad esempio, ogni volta che si ripresenta questo stesso problema. C'è un solo caso in cui per esempio e ad esempio non sono sostituibili in nessun modo, vale a dire alla fine della frase. Non tutti i cibi contengono tanti grassi. Pensa alla frutta, per esempio. In tutti gli altri casi è possibile sostituire per esempio e ad esempio con. Come? Che è forse l'alternativa più comune. Tante volte mi capita di guardare un film mentre bevo una cioccolata calda, come quando fuori piove e non ho nessuna voglia di uscire. Per riportare un esempio è anche possibile utilizzare tra l'altro, soprattutto quando ci viene in mente qualcosa e decidiamo di utilizzarlo per sostenere il nostro argomento. Io non sono un grande fan degli zuccheri raffinati, cerco sempre di evitarli. Tra l'altro, ho letto recentemente un articolo che spiega quanto siano dannosi per la salute. In altre occasioni, quando vogliamo fornire un esempio specifico per avvalorare la nostra tesi, potremmo decidere di voler usare le espressioni in particolar modo, in modo particolare o in particolare, completamente intercambiabili. Praticare sport a livello agonistico richiede un impegno costante, in particolar modo nella fase di preparazione per una gara importante. Simile alle tre alternative che abbiamo appena visto, abbiamo anche specialmente. Se si vuole rimanere in salute, è importante avere una vita sana, specialmente per quanto riguarda l'aspetto dell'alimentazione. Per chiarire meglio quanto detto in precedenza, è possibile anche sostituire per esempio e ad esempio con le alternative cioè e ossia, che sono totalmente sinonimi. Se vi piace questo video potete dimostrarlo in diversi modi, cioè lasciando un mi piace oppure iscrivendovi al canale se ancora non lo avete fatto. Proprio come cioè e ossia, anche vale a dire, è possibile usarla come alternativa per chiarire quanto detto in precedenza. Ho scoperto che per fare dei buoni dolci fatti in casa non è necessario utilizzare le uova, vale a dire che con le giuste accortezze una torta può venire buonissima comunque. Un'altra alternativa può essere in altre parole, che utilizziamo soprattutto quando andiamo a riformulare in modo diverso quello che abbiamo detto prima, andando magari ad aggiungere nuovi dettagli. Quando una relazione non fa altro che stressarci, è sempre meglio allontanarcene. In altre parole, non ha senso mantenere rapporti tossici che ci portano solo negatività. Quando vogliamo riportare un fatto che spiega il nostro punto di vista o una nostra scelta, possiamo utilizzare infatti. Secondo me non esiste un genere musicale migliore di altri.
Infatti, ascolto tutta la musica che mi piace, senza farmi troppi problemi. Se mentre stiamo parlando ci viene in mente qualcosa che può andare a sostenere il nostro punto di vista nella conversazione, possiamo introdurlo con l'espressione tant'è vero che. Anche se è possibile anche omettere la parola vero e l'espressione avrà comunque lo stesso significato. Tant'è che. Imparare una lingua senza un supporto cartaceo è molto difficile. Tant'è vero che ho provato ad imparare il francese solo ascoltando musica e guardando video, ma non sono mai riuscito a raggiungere un livello soddisfacente. Quando si riportano più esempi a supporto di una tesi, allora è possibile introdurre il primo di questi esempi con innanzitutto o anzitutto. Non ho assolutamente intenzione di chiedergli scusa. Innanzitutto perché non sono io ad aver sbagliato e poi perché comunque non ho nessun interesse a riallacciare i rapporti con lui. Ora, a proposito di anzitutto e innanzitutto, vi suggerisco di guardare il video dedicato esclusivamente a queste due paroline più la parolina anzi, che è molto ingannevole. Sono sicuro che ve ne siete già accorti, quindi correte a guardare il video, lo potete trovare come sempre nella card o giù nella descrizione. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Siamo sicuri che alcune di queste alternative non le avevate mai sentite o probabilmente non le avevate mai usate, ma prometteteci che d'ora in avanti comincerete a utilizzarle più spesso, così da rendere il vostro italiano più fluente, più naturale e più avanzato. Oppure, se volete continuare ad approfondire lo studio della lingua italiana, vi ricordiamo di passare dal nostro sito learnamo.com, dove ci sono centinaia di video lezioni di grammatica, lessico e cultura italiana con altrettanti esercizi interattivi molto fighi, utili per memorizzare quello che si studia. E non dimenticate di seguire l'Ernamo anche su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok per rendere la vostra esperienza dell'italiano a 360 gradi. Noi ci rivedremo prestissimo qui su YouTube. ciao! Ciao!